Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo il cane, molto particolare come messaggio e anche come significato, perché di solito rappresenta pace, serenità, il poter contare sull'aiuto, sul sostegno di qualcuno e quindi di amicizia, di fedeltà, ma anche di risoluzione di alcune problematiche, di alcune cose non solo grazie a qualcuno, ma con pazienza, con fiducia e tanta costanza, io ci metterei anche dell'impegno, riuscirete insomma a portare avanti le vostre cose e se c'è qualcosa ancora da risolvere, probabilmente siete nel percorso giusto. Quindi vuol dire che si apre la settimana con una buona modalità da parte vostra di azione, magari di integrarla con le caratteristiche di questa carta. Lo dico sempre, quando esce una carta personaggio può avere a che fare sia con una persona intorno a voi, oppure potrebbe essere una vostra energia da utilizzare e sfruttare al meglio, a volte anche da proteggere, perché la sensibilità, l'emotività, qualcosa di molto caro a voi, anche per il vostro stesso benessere, forse deve essere, protetto, oppure anche in qualche circostanza magari contare sull'affetto, sul sostegno di una persona in particolare e questa potrebbe essere la settimana giusta. L'altra carta arriva con quella della chiave ad aprirci a nuove possibilità, situazioni e quindi non solo riguarda un nuovo inizio, ad esempio delle nuove idee che vogliamo mettere in pratica, può avere a che fare con un'azione immediata, quindi di prendere subito in mano quello che state vivendo e quindi con la massima attenzione e cura cercare proprio di agire immediatamente. Poi anche possibili soluzioni e anche io ci metterei possibilità di chiudere con alcune situazioni, perché abbiamo forse bisogno di chiudere e poi successivamente aprire. O se avete già chiuso precedentemente alcune cose, adesso è arrivato il momento di aprire questa o queste nuove porte. I segni zodiacali da valutare, da osservare in questa settimana, che possono essere determinanti per voi, sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci e troviamo anche quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso andiamo avanti con l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti per voi, di amicizia, famiglia, eccetera. Vediamo, iniziamo proprio con la carta della stella alpina, come messaggio abbastanza particolare perché a volte potremmo avere qualche timore, qualche dubbio, qualche sospetto, ma non necessariamente in senso negativo. Vuol dire che siamo abbastanza attenti, scrupolosi, cerchiamo di osservare, di valutare e allora può essere anche positivo per prendersi cura e per dedicarsi alla persona amata oppure alle persone che vogliamo bene.
potrebbe essere un'energia in eccesso, e cioè che, troppo attaccamento oppure chiedere insistentemente qualcosa potrebbe creare un po' di disequilibrio. Abbiamo però il girasole che, soprattutto, nella parte centrale della settimana, porta felicità, porta gioia, risultati, e quindi anche a livello sentimentale e affettivo in senso generico, fiducia, rispetto, abbiamo visto, aiuto e sostegno, forse soprattutto in quelle situazioni abbastanza delicate che state, vivendo, in questo ambito appunto sentimentale e relazionale. Poi troviamo il crisantemo. Questa ci parla di osservazione, magari, riflettere, fare tanta introspezione, perché se ci sono dei dubbi e delle perplessità, magari di fare chiarezza prima di tutto con voi stessi e poi adottare delle strategie. Io dico di conquista in senso generico, perché magari c'è bisogno di mettersi in gioco in un nuovo percorso, sempre in qualcosa che coinvolge, diciamo, voi, la coppia stessa e il vostro stesso benessere, e quindi di non aver paura e timore di intraprendere nuovi percorsi, nuove strade che comunque possono aiutare voi, la persona amata, la persona che volete bene, e anche, proprio per chi ha in mente dei progetti e delle idee particolari che però hanno poi bisogno, di tempo, ma non solo, soprattutto dell'appoggio dell'altra persona. Per i single vuol dire una settimana questa, appunto, con le carte che sono uscite, che potrebbe essere in evoluzione, soprattutto per voi, per il vostro benessere, magari se siete usciti da situazioni precedenti o state vivendo un qualcosa di incerto e, di dubbio. Si parla di, lasciare andare alcune un attaccamento, un qualcosa che non ha funzionato, e quindi siete nella fase di rigenerazione e anche di nuove aperture. Questo non vuol dire che ci sarà subito una nuova conoscenza, può anche darsi, dipende dalla vostra volontà, dal vostro desiderio di, mettervi in moto subito, anzi proprio di mettervi in gioco. Qualcosa già può esserci magari per le persone, un po' più audaci, che si sentono già pronte ad uscire dal proprio guscio. E adesso andiamo avanti per vedere la parte più materiale del lavoro, delle finanze, vediamo cosa vogliono dirvi. Cosa ci si deve aspettare da questa settimana? La donna maritata, non a caso, si trova proprio quasi vicino alla nostra dama, gentildonna o donna, è lo stesso, e infatti abbiamo donna maritata che può riferirsi o a una persona che effettivamente può aiutarvi nelle varie circostanze in questo ambito, pratiche, materiali e del, denaro stesso, ma può anche riferirsi al prendersi cura, di voi, del vostro benessere psicofisico e ovviamente dei vostri, risparmi. Bella carta di generosità, di intelligenza, di ottime capacità, che avete e potete utilizzare per risolvere alcune cose, e ci riuscirete perfettamente, però parla anche di nuove proposte, magari potrebbe essere proprio una persona a, dirvi qualcosa di interessante, di stimolante, può essere un consiglio, anche appunto una nuova proposta, soprattutto per chi è in cerca di lavoro. La carta della morte non deve spaventare, perché indica un passaggio importante, determinante. Se siete già in modalità cambiamento, allora siete finalmente pronti e decisi a farlo, seppur doloroso, faticoso per certi aspetti, sapete che comunque qualcosa deve essere cambiato, allora è il momento proprio di aprirsi a nuove situazioni e nuove cose, e quindi è il caso proprio di farlo, nel corso, sì, nel corso della settimana stessa. Magari, per chi sta aspettando, per chi sta tergiversando, forse potrebbe esserci un cambiamento imprevisto
che vi metterà nelle condizioni comunque di fare, delle scelte. Quindi vediamo che volente o nolente comunque qualcosa si sta, per aprire. E anche per chi è in cerca di lavoro effettivamente, valuterei attentamente di, osservare e vedere, soprattutto dentro di voi quello che desiderate cercare, perché si può aprire quella nuova porta, sia per un nuovo percorso di evoluzione, crescita, ovviamente in questo ambito, anche di ricerca, sia proprio per riuscire a trovare magari anche delle persone che vi possono aiutare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!